di curva, davvero lavora molto bene. Questo telaio ha fatto dei passi avanti davvero eccezionali. I più esperti avranno già capito cosa c'è alle mie spalle, mentre per chi non conosce bene la gamma Mercedes, per chi non sa cos'è la AMG, ve lo dico io, è la casa di Affalterbach che elabora le vetture Mercedes rendendole delle vere e proprie bombe, una sorta di IM per quanto riguarda la BMW o di Audi Sport appunto per quanto riguarda Audi. È un'azienda che ha tantissima tradizione, un'azienda che produce motori singolarmente a mano uno per uno e che per Mercedes realizza delle versioni, è una versione ovviamente ufficiale, realizza queste versioni ad altissime prestazioni, tra cui anche la nuova E43 AMG V6 biturbo da 400 cavalli a 6100 giri e 520 Nm di coppia massima a 2500 giri disponibili costanti fino a 5000. Un motore davvero impressionante per una vettura che è molto diversa nel look, in particolar modo dei dettagli rispetto alla versione standard. Lo vediamo, guardate che bello che è lo scarico, in questo caso vero, completamente vero, brunito, sdoppiato, guardate, bellissimo estrattore d'aria che va a sottolineare la prepotenza e la potenza della vettura. Tra i vari dettagli molto particolari ci sono i cerchi che sono da 20 pollici, li vediamo, sono bellissimi nella finitura, hanno una finitura scura al suo interno e poi invece più chiara e quasi spazzolata esterna. Direi che le ruote posteriori sono sicuramente più grandi di quelle posteriori, 275/30, guardate che bassa che è la spalla di queste Yokohama Advan, mentre davanti ci sono delle 245/35, quindi spalla con percentuale maggiorata rispetto a quella posteriore e anche ovviamente pneumatico più stretto. Mi piace molto la pinza 4 pompanti verniciata di grigio in questo caso e marcata AMG. Poi mi piace molto anche il disco che è, lo vedete, è bello generoso nelle dimensioni, ma è anche raffreddato in modo da assicurare un livello di performance adeguato alle prestazioni di questa vettura. La zona anteriore si distingue in modo netto dalla versione normale per la presenza di questa calandra con il tipico matrix che va a identificare le AMG. Il badge Mercedes al proprio interno e poi lo vedete queste due alette con il logo AMG nella parte laterale. Mi piace molto come è fatta il look delle prese d'aria inferiori, anche se sono finte per questioni aerodinamiche, però questo splitter è vero, va a separare i flussi dalla zona superiore a quella inferiore. Dal punto di vista aerodinamico Mercedes non si fa mai mancare nulla, ha una galleria del vento davvero molto efficiente dove tira fuori delle vetture con dei CX davvero impressionanti. Andate a vedervi quant'è il CX di questa vettura ed è davvero incredibile. È una vettura che mi piace moltissimo perché riprende e mantiene un po' della sobrietà che distingue la versione tradizionale, ma aggiunge tutto quello che serve per quanto riguarda la sportività che è tipica dell'AMG. È una vettura particolare anche perché oltre ad avere il V6 biturbo ovviamente anteriore, offre la trazione integrale di serie, cosa che invece non succede con i motori V8. Per accedere a bordo, come al solito, abbiamo il nostro cellulare, lo vediamo, in questo caso abbiamo un Samsung con tag NFC. Se lo avvicino, lo vedete, in questo caso ho chiuso la porta, adesso la vado a riaprire, vedete il tappino della porta che si apre e si chiude. Andiamo a salire a bordo della vettura ed andiamo a vedere un po' quali sono le differenze rispetto alle versioni standard. Innanzitutto andiamo a posizionare il nostro telefono nella zona centrale, direi che è praticamente quasi tutto invariato. Andiamo ad avviare il propulsore, vado innanzitutto anche a regolarmi un pochino il sedile. Direi che nella zona centrale è praticamente tutto identico con i comandi del comando online. Lo vedete, il cassettino molto generoso nelle dimensioni, anche molto generoso questo inferiore, è bello con le sue porticine USB. Tutti i comandi del comando nella zona centrale, il nostro bel navigatore qui nella zona centrale, bel display da 12 pollici anche per quanto riguarda quello del guidatore, che è un po' diverso dalla versione tradizionale. Il contagiri ha un look più sportivo, un po' come si faceva precedentemente con le versioni analogiche, e poi compaiono anche delle nuove funzionalità più sportive per quanto riguarda il computer di bordo. Lo vediamo, il boost con i kilowatt e la coppia erogata, ma poi ci sono anche tutte le modalità di guida e anche il sensore DG sia per quanto riguarda l'accelerazione e la frenata, insomma in tutte le direzioni. Abbiamo come al solito l'autonomia del computer di bordo, ovviamente questa sarà più bassa rispetto a quella della 220 SDI, ma insomma questo nemmeno a dirlo. Il volante è diverso, pelle piena nella zona superiore con riferimento di posizione, mentre Alcantara davvero molto sportivo, anche bellissimo nell'impugnatura nelle zone laterali. Le leve del cambio manuale sono
di generose dimensioni, lo vediamo, le alette sono più estese rispetto a quelle delle versioni tradizionali, con la sigla al posto del più e meno c'è proprio la scritta up and down. Per quanto riguarda la zona posteriore si sta particolarmente comodi. Innanzitutto però vorrei chiamare il servizio di concierge, eccolo qui, attraverso la I, voglio chiedere se mi portano al Nürburgring, però prima di andare al Nürburgring andiamo a sederci dietro e andiamo a vedere come si sta. Eccoci qui. Oh, allora, il sedile regolato su di me, si sta, devo dire, comodi, l'abbiamo visto anche sulla classe S Station Wagon di tipo tradizionale, si sta particolarmente bene, l'abitacolo è rifinito in modo eccellente, le pelli sono davvero molto belle, in questo caso le cuciture le vedete sono a contrasto, ecco, sta suonando, tra poco risponderemo e chiederemo di farci portare al Nürburgring. Le finiture all'interno della porta sono davvero molto belle. Hello, my name is Emiliano Perucca. I'm a journalist here in the event of E-Class Station Wagon in Hamburg. I want to go to the Nürburgring with my car, and so I want to ask you if you can send me the position to go there. Sure, so I'm sorry I didn't hear very well. Could you repeat for me, please? Yeah, to the Nürburgring. Nürburgring, the racetrack. Nürburgring. Yeah. Just a moment, so. È sicuramente uno dei posti ideali per provare questa vettura. In questo momento il sistema ha risposto in inglese perché è configurato in inglese. Se avessi avuto il sistema configurato in italiano, l'operatore mi avrebbe parlato in italiano, quindi è solamente una questione di impostazioni. Da dovunque nel mondo la vettura trasmette il segnale di che linguaggio è impostato all'interno del sistema e permette di dialogare nella propria lingua con l'operatore del concierge. In questo caso abbiamo l'inglese e stiamo parlando con lui in inglese. Intanto vado avanti a farvi vedere la zona posteriore, ci sono delle tasche per inserire vari dettagli, c'è la possibilità di andare a regolare la velocità dell'aria, questo è un bel dettaglio, con la temperatura, con la bocchetta che si può regolare ed aprire nella direzione e nell'intensità. Come vi dicevo, è molto bello il pannello porta, riprende un po' lo stile di quello anteriore, non c'è diminuzione della qualità dei materiali, bella la cintura rossa, questo è un dettaglio che non avevo notato prima davanti. Poi vedete anche nella zona posteriore c'è proprio un disegno del sedile. Yes, I'm here. I'm just sending to you. Could you confirm if you have a receipt, please? Ok. Now I have to receive it. Ok, adesso dovremo ricevere la posizione per andare al Nürburgring da dove ci troviamo, eccolo qua, Nürburgring, yes or no, noi ovviamente diciamo yes e magari poi ci andiamo. Eccoci qua, parte il navigatore. Ok, thank you very much for your help. Okay, is there anything else I can do for you, sir? No, it's enough. Thank you very much. Okay, thanks for calling our service. Thank you. Bye bye, see you. Ok, ritorniamo, voglio farvi vedere perché questa non solo è una vettura sportiva con cui ci piacerebbe andare a girare al Nürburgring, ma non lo possiamo fare, ma perché siamo distanti e perché l'evento ovviamente non lo prevede, ma andiamo a vedere come è fatto anche il bagagliaio. 640 litri di cubatura, 1820 quando andiamo ad abbattere gli schienali posteriori, schienali che si possono abbattere attraverso l'apposito tasto. C'è dello spazio anche nella zona inferiore per le cose magari di utilizzo meno comune, magari delle catene o insomma quant'altro, quello che volete. È una vettura davvero molto ben fatta, c'è anche il suo bel elastico, devo dire che è anche davvero molto ben rifinito il bagagliaio. Ovviamente la posizione dell'altezza della porta si può regolare sulla base anche delle necessità che abbiamo di volta in volta quando andiamo a parcheggiare la vettura. Ok, andiamo a salire a bordo. Anzi, prima di salire a bordo vorrei vedere come è fatto il motore, perché lo sapete che sono appassionato di questa cosa. Andiamo ad aprire il nostro V6 e andiamo a vedere come è fatto. Ok, apparentemente più ordinato rispetto al 4 cilindri in linea, ovviamente la disposizione è sempre longitudinale, quindi le V sono disposte in questa direzione, le turbine sono disposte lateralmente, non centralmente come in altri motori di nuova generazione, Porsche in questo caso, che abbiamo visto in altre configurazioni. È un motore che però sa il fatto suo, l'abbiamo già provato in altre vetture, devo dire che è davvero molto ben fatto.
averla vista staticamente scendiamo su strada con la nuova classe E 43 AMG, è una vettura potentissima, 400 cavalli l'abbiamo visto e 520 Nm di coppia massima, un motore davvero eccezionale perché è in grado di assicurare una velocità massima di 250 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 in 4 secondi e 7 grazie anche alla presenza della trazione integrale. Il cambio è il 9G-Tronic, un cambio con convertitore di coppia, quindi meno aggressivo rispetto a un doppia frizione, ma siamo sempre in presenza di un cambio in grado di assicurare cambiate molto veloci, molto fluide e sicuramente molto in linea con l'erogazione di questo propulsore, grazie anche alla presenza di una scalatura dei rapporti davvero favorevole alla performance. Andiamo a farci un paio di curve giusto per vedere come si comporta questa vettura. Trazione integrale, non sottosterza più di tanto, in uscita di curva direi che è prevalentemente posteriore, ma devo dire che in percorrenza di curva davvero lavora molto bene. Questo telaio ha fatto dei passi avanti davvero eccezionali, direi che soprattutto in questa versione con le sospensioni attive evolute, con la presenza dei sistemi di sicurezza in modalità meno estrema rispetto a quello saltino bella rispetto a quello che potrebbe essere la versione standard. Ragazzi, si guida questa macchina, ha un bilanciamento davvero notevole, l'avevo già visto prima sulla versione 220 CDI, ma devo dire che con questo motore V6 e con le regolazioni effettuate dai tecnici di Affalterbach su questa motorizzazione, ragazzi, si viaggia e come. Ha un bellissimo suono, devo dire che nella modalità di guida che stiamo utilizzando in questo momento, la Sport Plus, devo dire che il suono si fa sentire, è un suono molto piacevole, l'abbiamo visto anche prima nella prova dello 0-100, è un suono che è molto piacevole e che fa davvero godere. Quando si è seduti alla guida di questa vettura si percepisce che si sta camminando forte, non solo dal tachimetro ma anche, ed è giusto che sia così, dal sound del propulsore. Tra le caratteristiche di questo cambio sportive c'è anche la modalità multi-shift. Cosa vuol dire? Nel momento in cui adesso siamo in ottava marcia a 1400 giri, volendo potremo andare a fare una scalata multipla, perché magari voglio arrivare in una curva con il rapporto giusto, perfetto per affrontare al meglio quella curva, tengo premuta la leva, prima passa in settima, poi passa in quarta e poi passa in terza, senza tanti movimenti, solamente tenendo premuto il tasto arriva a posizionare il cambio nel regime più idoneo che si può avere per quella curva. Ovviamente avrei potuto affrontarla con 1, 2, 3 marce in più rispetto a quello che mi sarebbe servito, ma la vettura ha scalato finché ha potuto, offrendomi quindi il massimo della performance senza che io dovessi pensare a quale rapporto avrei dovuto inserire. Mi piace moltissimo anche il suono che fa in scalata, con questo scoppiettio pam 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 così marcia dopo marcia, insomma è molto coinvolgente. Il suono del propulsore è molto armonico, ci sono pochissime vibrazioni, il V6 si sente che è un propulsore che ha tanta spinta da offrire, ma si sente anche che è in grado, soprattutto quando andiamo a metterlo nella modalità comfort, per non andare a esagerare in eco, perché ovviamente con vetture di questo genere insomma certe modalità sono quasi ridicole, diciamocelo così, sono fatte più per passare cicli di omologazione che per assicurare davvero un risparmio di carburante. Devo dire che in questa modalità che abbiamo impostato in questo momento, la comfort, la vettura è davvero morbida, è davvero piacevole, il cambio le marce molto velocemente e soprattutto tiene regimi del motore molto bassi, sfrutta maggiormente la coppia. Ad esempio in questo momento siamo in settima marcia, adesso abbiamo messo l'ottava, 1400 giri, insomma direi che meglio di così non si può fare. Mi piace moltissimo il grafico della potenza erogata. In questo momento guardate, stiamo viaggiando a 86 km/h con 27 kW di potenza e 178 Nm di coppia, veramente un giochino da perderci la testa. Ecco, adesso ad esempio siamo in salita a 90 km/h, 35 kW, insomma tanta tecnologia nei display, tanta tecnologia per far godere le persone, per far percepire al massimo quale sia la performance che si sta utilizzando di volta in volta. Lo sterzo buono, devo dire che il feeling con lo sterzo è sicuramente di altissimo livello. L'impianto frenante AMG, siglato AMG, frena benissimo, mi ha dimostrato anche di essere molto resistente all'usura, ma soprattutto quello che mi è piaciuto tantissimo di questa E43 AMG è il bilanciamento complessivo della vettura. L'avete visto tra le curve, è una vettura che nasconde molto bene i suoi 4,95 m, quindi leggermente più lunga anche rispetto alle versioni
standard, quindi è una vettura di dimensioni davvero molto importante, è di peso molto importante, ma è comunque in grado di assicurare un livello di performance e di piacere di guida davvero sconosciuto alle classe E di precedente generazione. In particolar modo nell'asse posteriore, io mi ricordo bene le vecchie AMG, soprattutto i V8, quindi con più peso sull'asse anteriore, questo va detto, però mi ricordo che c'era un retrotreno decisamente più instabile rispetto a questo, cosa che invece non accade con questa versione. Il bilanciamento delle sospensioni, ma soprattutto del telaio e la ripartizione dei pesi fa in modo, l'avete visto, che in curve da percorrere in terza, quarta, quinta marcia, a seconda poi di quante marce avete, comunque in curve da percorrere a 70-80 km/h si vanno a pennellare davvero con grande sicurezza, facendo affidamento anche su questa trazione integrale, che è prima di tutto una trazione posteriore, lo ribadisco, e poi diventa una trazione anteriore, quindi un sistema in grado di farvi fare strada nel momento in cui volete divertirvi, quindi magari con qualche accenno di traverso, ma con la trazione anteriore che vi porta fuori, vi spedisce fuori dalle curve alla velocità della luce. È una vettura davvero molto ben fatta anche per quanto riguarda gli interni, devo dire che riprende in tutto e per tutto quello che è la classe Station Wagon. Ci sono alcuni accenni maggiori di sportività ovviamente rispetto alla versione standard, ma comunque mantiene un livello di comfort, ma soprattutto di qualità dei materiali, di assemblaggi eccetera eccetera, che è davvero eccezionale. Conservare tutte le caratteristiche qualitative della classe E che vi dicevo, quindi dei materiali eccetera eccetera, significa anche conservare tutte le tecnologie, quindi dalle telecamere di parcheggio con surround view abbiamo anche la possibilità di utilizzare un cruise control attivo con sistema di assistenza alla guida, intelligent drive, che permette alla vettura di come dire, aiutarvi nella guida lungo le strade di tutti i giorni, arrivando quasi all'autoguida. Questo non significa che la vettura non sarebbe in grado di autoguidare. Ad esempio adesso è rilevato un cartello dei 70 km/h, quindi sta abbassando la velocità in totale autonomia, posizionandola all'interno del cruise control, ma quello che è in grado di fare è anche di sterzare autonomamente tenendo la carreggiata, accelerare e frenare sulla base di chi ci precede o dei limiti di velocità, come in questo caso. È anche in grado di ovviamente di frenare autonomamente la vettura nel momento in cui ci sia bisogno di evitare un impatto contro un'altra vettura o contro un pedone. In questo momento abbiamo il volante che è verde, quindi la vettura teoricamente potrebbe guidare da sola, ovviamente non lo fa del tutto. In questo momento ad esempio stava puntando un pochino verso il marciapiede, l'ho tenuta io, ecco perché vi fa tenere la mano, perché lo vedete sulla destra manca l'indicazione della riga bianca, per cui lei vede la zona sinistra, ma ovviamente la zona destra fa un po' più fatica a rintracciarla. Quindi ecco spiegato il motivo per cui tutte queste vetture hanno l'obbligo di tenere la mano sul volante. Devo dire che questo sistema per come funziona lo vedo migliore anche rispetto a quello di Tesla, quindi questo è un bel complimento nei confronti della Mercedes, perché quello di Tesla, nonostante gli incidenti che ci sono stati, ma lì deriva tutto dalla questione del naming autopilot, la gente crede che la macchina guida da sola, in realtà non lo fa, ma devo dire che nel momento come assistenza alla guida quello di Tesla è forse uno dei migliori, e questo è sicuramente allineato a quel sistema, è in grado anche di attivare un sorpasso autonomamente solamente muovendo la freccia. Quindi nel momento in cui vado a spostare la freccia, la vettura si sposta di carreggiata e accelera, ovviamente arrivando al limite della velocità di cruise control che abbiamo impostato. Una funzionalità molto comoda, soprattutto quando siete stanchi, soprattutto dopo che avete guidato tante ore, può evitarvi degli incidenti, magari anche quando avete la luce contro, può darvi una mano e magari tirarvi fuori da situazioni sicuramente poco piacevoli. Prova purtroppo terminata, eccoci qui, scendiamo dalla nostra classe E AMG Station Wagon, una macchina che ho trovato davvero molto ben bilanciata, un motore che già conoscevamo ma che abbiamo trovato davvero molto piacevole da guidare. 89.900 euro il prezzo di listino, ci sta perché è una vettura piacevole da guidare ed è una vettura che assicura grandi soddisfazioni. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare come al solito su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!